Here we go for our video tuts of the day. Innanzitutto, scusate, sì, sto in pigiama, ma già l'ho detto nel report, purtroppo ho la febbre, almeno per oggi mantengo ancora un po' il pigiama. Ma sì, oggi pensavo al pezzo successivo che ho caricato sul canale Tastiera, che è questa, già l'avevo detto, praticamente si tratta del mio quarto, sì, della quarta parte del tributo a Johann Sebastian Bach per il suo compleanno, che avrebbe compiuto 337 anni, lo scorso 21 marzo, fosse stato ancora vivo. E questa appunto è io gli sto dedicando un piccolo tributo, piccolo grande secondo me, che sono pezzi molto belli. E il pezzo di oggi appunto è la siciliana BVV, che è la sigla e catalogo delle sue opere, come sapete, come qualcuno sa, BVV 596. In realtà il pezzo fu composto da Vivaldi e Bach lo arrangiò praticamente per organo, e non mi ricordo adesso perché, ma è associato a Venezia. Devo andare a rileggere perché è associato a Venezia. Comunque sì, forse questo è il motivo per cui nell'immagine di copertina del video ho messo anche la parte della città di Venezia vicino a me, che è estratto dalla foto mia praticamente, che sono il pezzo. Comunque è davvero straordinario. Il pezzo originale è davvero straordinario, consiglio l'interpretazione di un russo, però al momento purtroppo non ricordo il cognome, ma comunque vabbè, la metto un link magari, che è veramente straordinaria, o forse è più un estratto della sua interpretazione. Sì, appunto la sua è veramente straordinaria, vi do a vedere tutta, veramente bella. Comunque, questo pezzo è veramente sublime, secondo me è anche poco conosciuto. Comunque domani dovrei continuare con questo, cioè domani, insomma, i prossimi giorni penso, perché sì, con questo tributo a Bach, la parte quinta penso 3-4 giorni, perché forse prima carico, diciamo, due pezzi da velluto blu, diciamo, poiché come qualcuno sa ho fatto un tributo al compleanno di Angelo Badalamenti, che è terminato, diciamo, praticamente 10 giorni fa. Io poi in realtà ho inserito anche un extra la settimana scorsa, tratto proprio da Velluto Blu, e che era la traccia Night Streets, Sandy e Jeffrey. Allora, in virtù di questo, ho pensato, poi, ma perché non interpreto anche qualche altro pezzo da Velluto Blu? Volevo dire, qualche settimana fa stavo preparando Frank, ma la traccia è un po' complicata, e quindi non so se la riesco a preparare, vediamo, però era una delle idee. Ma poi, proprio 2 giorni fa, ho pensato di interpretare le nuove versioni di Mysteries of Love, perché io in realtà già ho interpretato in passato una versione con la melodia normale, e poi anche una versione cantata, e poi ho interpretato l'opening titles, la versione strumentale di Blue Velvet di Bobby Vinton. Ma queste due nuove versioni di Mysteries of Love sono una di cui consiglio, si sente nel finale del film, è che per corno francese solo, cioè violini più corno francese solo, è davvero straordinaria, e quindi ho interpretato questa più quella solo con i violini, solo string, synth string, se, sintetizzatore, che è altrettanto straordinaria, forse pure più bella di quella con la French horn, corno francese solo, cioè in realtà sono tutte e due sensazionali. E invito assolutamente ad ascoltare le originali, le tracce originali sono un'altra cosa. Per me, già ho detto un sacco diverse volte, uno dei pezzi più belli di Angelo Badalamenti, e in generale uno dei pezzi più belli che io ho avuto il privilegio e l'onore di ascoltare e scoprire tra tutte le colonne sonore che ho ascoltato dei film, eccetera. Sì, quindi questi pezzi dovrebbero essere caricati domani, forse, o massimo dopodomani, e faranno appunto da intramezzo i pezzi successivi di Bach, che dovrebbero essere altri 2-3, che appunto poi verranno caricati certamente la settimana prossima, cioè la domenica spero, ma non penso, più la lunedì, martedì, eccetera. Quindi questo è. Poi per quanto riguarda le parti precedenti del tributo a Bach, potete recuperare in descrizione, ci sono scritte quali sono, anche nel dettaglio di che cosa si trattava, qui se siete interessati, occhio, cioè leggete la descrizione, è tutto lì. E poi pensavo, ieri appunto in virtù della febbre, poi non sono, volevo fare un nuovo video pensiero, ma non sono riuscito a fare il pomeriggio perché stavo veramente male, però ho dimenticato di dire che ieri è stato un anno che mio fratello praticamente
ha lasciato questa casa, si è trasferito a Treviso e quindi è un anno praticamente che lavora lì, che sta con la compagna, quasi moglie, diciamo, con la moglie praticamente, con la figlia piccola, cioè, 6 mesi, e quindi sta lì da un anno. Certamente è un bell'atto di coraggio, perché lui è anche più piccolo di me, 25 anni, da poco fa, a giugno. Comunque è un bell'atto di coraggio andarsene fuori già a quest'età, anche se, insomma, è anche stato molto fortunato come mia sorella, secondo me per vari motivi, ma non mi va di dire forse perché sono cose più private, ma non hanno le sfortune che ho io, e quindi volevo vedere se uno dei due rimaneva qua, se voleva rimanere, eccetera. Per vari motivi io, in un certo senso, sono anche costretto a rimanere qui, e quindi sono anche stato molto sfortunato. È vero che non ho cose che prevedono che io mi sposti fuori al momento, perché fare comunque il canale, eccetera, gestire il canale, eccetera, quindi sto qua anche per motivi comunque normali miei, però certamente sono stati anche fortunati perché appunto qui abbiamo mia nonna che sta inguaiata, che diciamo sta veramente male, ha Alzheimer, non mi ricordo di che tipo, comunque, e diciamo in un certo senso veramente siamo solo io, mia madre e mio padre qui, e però appunto purtroppo per vari problemi, vari motivi, per forza io devo stare qua. Nel senso, secondo me loro hanno anche approfittato di andarsene, perché volevo vedere se rimanevano qua, se si seccavano oppure no, e mi hanno lasciato, anzi, scusate, a me il fesso della situazione, come sempre, qui. Quindi anche per quelle piccole cose, per esempio aprire il citofono, eccetera, che la nonna non lo può fare perché è sulla sedia, praticamente, la medica, sulla sedia a rotelle, queste piccole cose diventano grandi cose perché chi apre poi alle persone, oppure chi apre alla badante che nessuno non ha le chiavi, quindi diciamo questi motivi che sembrano stupidi poi diventano motivi importanti che uno pensa, i miei fratelli non, volevo dire se rimanevano qui, lo dovevano fare loro queste cose, hanno anche approfittato, hanno avuto anche una situazione fortunosa per cui se ne potevano andare, quindi il sacrificio alla fine sto facendo io, cioè soprattutto mia madre, mio padre e poi anche io. E quindi sì, questo, vabbè, poi mio fratello, non lo so, non riesco a considerarlo più mio fratello perché, cioè, lo considero ancora, ma ci sono cose che, cambiamenti che ha fatto nel corso di 3-4 anni per cui non mi piacciono più, ma mi piaceva il mio fratello di 3-4 anni fa, quello che non faceva bodybuilder, quello che era ancora una persona, tra virgolette, per me valida, non dico normale perché la normalità non esiste, però non mi piace proprio la vita che ha, bodybuilder, insomma, secondo me questi tipi di persone praticamente hanno una vita molto superficiale, si riduce solo a quello, al corpo, e tutto il resto è accantonato, sei buono solo se hai un certo tipo di fisico, e allora tutti gli artisti non valgono niente perché hanno un po' di pancetta, eccetera. Non lo so, purtroppo questa è la mentalità di adesso, non ci possiamo farci nulla, comunque non possiamo farci nulla. Comunque sì, però mi faceva piacere ricordare questo fatto che è un anno che se n'è andato, comunque non è poco, già è passato un anno, sì, credo di aver detto tutto. Nel caso mi disse qualche altra cosa in mente, come sempre aggiungo in descrizione, non so neanche io come sono uscito a fare il report oggi e il video pensiero, sto veramente male, infatti mi sta venendo pure da vomitare, ma comunque bene così, ci vediamo domani, sperando che sto meglio.